Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti su Ferrovie e Miniature. Come promesso nel primo video di introduzione, questo è finalmente, tra virgolette, il primo video dedicato al mondo del digitale. In questo video, come promesso appunto nella fase introduttiva, se non l'avete ancora vista trovate il link qua sotto per andarla a vedere, parliamo del multi-mouse Flashman o Roco. Ragazzi, sono oggetti totalmente uguali. Il multi-mouse non è altro che appunto l'evoluzione del vecchio Look Mouse Flashman Roco, ve li ricordate benissimo, ok? Questa è un'evoluzione. Adesso andremo a vedere nel dettaglio alcuni particolari e vi ricordo sempre che questi kit li potete trovare in commercio tranquillamente venduti separatamente, quindi solo il multi-mouse o addirittura il kit iniziale con gli eventuali accessori per poterlo accendere, per poterlo far funzionare, per poterlo collegare, oppure lo trovate comodamente all'interno delle scatole di partenza tipo questa della Flashman, anche quelli della Pico, Marklin, tutte le marche in commercio. Nel caso di Flashman, in questo caso, e Roco, lo trovate anche appunto nella scatola iniziale con un prezzo abbastanza abbordabile, dove dentro trovate tutto il kit per cominciare a divertirvi nel mondo del digitale, ma trovate dentro anche almeno un ovale di binari con qualche scambio e ovviamente qualche treno all'interno per poterci cominciare a divertire. Ma ora ragazzi cominciamo a vedere di che cosa stiamo parlando del Flashman multi-mouse. Come promesso, volevo andare ad approfondire nel dettaglio questo oggetto del futuro. È un oggetto bellissimo perché è quello che ci permette di lavorare con il mondo del digitale e gestire i nostri treni dalla A alla Z. Dico dalla A alla Z perché ormai il multi-mouse è in grado di fare tantissime cose, non solo la gestione dell'impianto dei treni, ma anche la gestione degli accessori che abbiamo sul nostro impianto, tutto qua dentro, ed è possibile anche configurare direttamente nel multi-mouse i treni, quindi configurare la locomotiva, il decoder, entrare nei parametri del decoder, cosa che vedremo in un video separato, ok? Sicuramente questo video è uscito adesso, ma chi lo sta guardando anche a distanza di anni troverà la playlist qua sotto con tutti i dettagli step by step di questo multi-mouse. Allora, la cosa che volevo cominciare a guardare di questo oggetto è appunto il lato ergonomico, cioè guardiamo la forma ragazzi. La forma, come potete vedere, è una forma veramente ergonomica. Cosa voglio dire ergonomica? Che questo è stato pensato proprio per essere gestito da una sola mano, quindi potrei averne due e gestirli ognuno con una mano. Quindi provate a pensare a questo particolare, che non è da poco ragazzi, perché appunto la comodità di fare le cose è, diciamo, la tecnologia di oggi, quindi riuscire a ottimizzare anche i movimenti e la capacità di poterlo usare. L'impugnatura, come potete vedere, è veramente easy, molto facile da gestire. Io adesso lo giro al contrario per farvi capire, ma io lo tengo col palmo della mano e col pollice io posso muovere, vedete, posso muovere il nostro, la nostra manopola rossa di movimentazione della velocità, ma posso anche col pollice direttamente schiacciare su ogni singolo tasto, ci arrivo ovunque, tenendolo sempre con una mano. Vedete ragazzi, lo faccio anche al contrario, riesco a cliccare su tutto senza mai sganciarmi, ok? Su tutto veramente. Ok, quindi molto bella questa cosa. È ovvio che poi potete usarlo anche con due mani in maniera molto antica, ma fidatevi che lo fate con una mano una volta cominciato ad avere la capacità di tenerlo, ma questo già succede dopo mezz'ora che lo state gestendo per la prima volta. Io li gestisco da una vita e quindi trovo tutto molto più semplice, però vi posso garantire che a differenza del Look Mouse di una volta, questo è veramente anche a tatto è molto molto più ergonomico. Il display ragazzi è illuminato, adesso poi lo andremo ad accendere, cominceremo a vedere qualcosa step by step. È molto grande, è molto illuminato ed è molto visibile agli occhi, quindi senza tenerlo vicino, anche per quelli come me che non vedono tanto bene, vi posso garantire che anche a distanza, lo tenete così, riuscite a guardarlo anche da 1 metro e a leggere tutti i caratteri, perché sono fatti veramente in maniera veramente grossa. Come dicevo prima, appunto, la regolazione della movimentazione della locomotiva avviene muovendo questo pomello
cliccando questo tasto girevoli a scatto, la cosa bella di questo è che ha lo scatto sullo 0, cioè lo stop sullo 0. Se io muovo col pollice, come dicevo prima, proprio rispettando l'ergonomicità, non so se si dice così, di questo oggetto, quando arrivo sullo 0 me ne accorgo anche senza guardarlo, perché si sente lo scattino, non so se... Ok, sentite? Quindi sullo 0 si blocca da solo ed è una cosa molto molto utile. Il multimouse lo andremo a vedere quando andremo in fase di accensione a guardare, spulciare step by step tutto quello che contiene questo software. È in multilingue, quindi potete metterlo in inglese, in francese, in tedesco, in italiano e altre lingue. Ha la compatibilità con altri comandi DCC, NMRA, di questo ne parleremo più avanti, ed è già pensato per i futuri aggiornamenti XBus e ovviamente il Rocomotion e l'RS 485. Sono dei software che appunto magari il Rocomotion lo vedremo prossimamente, che potete installare sul PC e condividerlo con questo multimouse. Con questo multimouse potete gestire 9999 indirizzi di locomotive che potete trovare nell'archivio anche in maniera alfanumerica, quindi mettendoli in ordine alfabetico o numerico. Le trovate tutte, le potete catalogare tutte. Inoltre i livelli di marcia delle locomotive può essere gestito e configurato attraverso i parametri da 14, 28 e 128 livelli di marcia, e questa regolazione è possibile per ogni singola locomotiva, quindi potete deciderlo voi. Ovviamente va in base anche al tipo di decoder installato sulla locomotiva e le possibilità che vi offre quel decoder, e di questo lo capiremo prossimamente nei prossimi video. Inoltre, sempre in base al tipo di decoder che avete installato sulla vostra locomotiva, questo cosino è in grado di gestire fino a 20 sistemi di controllo dell'illuminazione e dei sistemi appunto di diciamo, come si può dire, effetti speciali che la locomotiva ha installato all'interno del decoder, quindi qualcosa di straordinario. Potete fare un botto di cose. Una volta con Look Mouse potevi fare 2/3 effetti, invece con questi ne avete 20. Ovviamente le centrali tipo ESU può farne illimitatamente di sistemi di gestione, li potete introdurre manualmente, mentre con questo fino a 20 riuscite a gestirli. E anche le luci, quindi se ci sono locomotive particolari con varie tipologie di illuminazioni sia interne che per quanto riguarda diciamo le luci di direzione di marcia e comunque luci di effetti speciali all'interno delle eventuali locomotive che possono essere svariate, ecco, queste le potete gestire tranquillamente all'interno del multimouse. Potete ovviamente gestire fino a 1024 indirizzi di scambi quindi sono veramente tantissimi con questo aggeggio, e inoltre ovviamente potete configurare le variabili, quindi i CV, i classici CV di ogni singola locomotiva, andando a gestire quella che può essere diciamo a quale velocità deve partire la locomotiva, quindi la classica partenza graduale, quale deve essere la velocità di diminuzione, quindi la frenata, tra virgolette, non è proprio una frenata ma il rallentamento della locomotiva, quindi potete deciderlo attraverso i valori, e quella che può essere la velocità massima e la velocità minima di transito di una locomotiva. Potete gestirlo, questo anche perché vi permetterà di dare a ogni locomotiva la vera e propria caratteristica in scala. Per esempio, se state lavorando in scala H0 avete la possibilità di gestire quella che può essere la velocità rapportata in scala H0 per avere un vero effetto scenico di locomotive che si muovono a una velocità adeguata. E stessa cosa vale per la scala N e per la scala G, quindi più è piccolo e più è grande il treno e più ovviamente la velocità deve essere adeguata, perché capite benissimo che a volte si vede, lo vedo anche su YouTube, di vari filmati di persone che fanno viaggiare i treni a velocità supersoniche come se fosse un jet della NASA, e quindi ovviamente capite benissimo che è fuori scala vedere una roba così. I treni devono avere un proprio senso di marcia, e questo lo potete impostare all'interno di questo giocattolino che vi permetterà di dare questa impostazione a ogni singola vostra locomotiva, che può essere catalogata, introdotta qua dentro con un nome, cognome, data di nascita, tutto quello che volete, e andare a lavorare sui CV. Questa è una cosa molto molto bella. Inoltre c'è l'arresto di emergenza, lo stop che c'è qua sopra, che vi permette appunto di cliccare questo stop che blocca tutto l'impianto se sta per accadere qualcosa in cui non vi è chiara la situazione. Ecco,
Con lo stop voi bloccate tutto e date fine a ogni tipo di pericolo. In più hanno introdotto anche il sistema di emergenza per ogni singola locomotiva, quindi potete interagire sull'emergenza di una locomotiva che si trova sul vostro impianto. Quindi magari in quel momento avete 4 locomotive, 3 locomotive in transito che stanno facendo delle loro cose, ecco, notate che c'è un pericolo su una determinata locomotiva, andate a agire in emergenza solo su quella e non bloccate tutto l'impianto. Questa è una cosa nuova, una volta non si poteva fare. E inoltre, per finire, ovviamente ragazzi, cosa importantissima, c'è all'interno del menu che poi andremo a vedere la protezione per i bambini, nel senso che se lo date in mano a un bambino, magari un bambino che non sta mai fermo, no? Che magari è curioso, schiaccia tutto pur di vedere qualche cosa, ecco, magari involontariamente va a cliccare qualcosa che potrebbe appunto compromettere la configurazione dei vostri rotabili, del vostro sistema di gestione. Ecco, questo, grazie a questa cosa che poi andremo a vedere ora, diciamo tra poco nello specifico, vi permetterà appunto di impedire a chiunque di agire, perché magari mettete un blocco con un codice, una password per entrare qua dentro e smanettare, così non avete rischi, quindi i danni, se succedono, li avete fatti solo voi, perché la password magari ce l'avete solo voi. Ora andiamo a vedere cosa serve per far partire il nostro multimouse. Lo trovate già nei kit se avete comprato il kit, oppure nello Star Set se avete comprato lo Star Set, ma questo potete comprarlo anche così singolarmente, e così anche singolarmente potete acquistare gli accessori che sto per farvi vedere. Quindi questo è il nostro multimouse. Per farlo funzionare dobbiamo dargli alimentazione attraverso il trasformatore, che è l'articolo Roco 10850, che potete comprare separatamente. Quindi questo lo potete preparare per la predisposizione all'accensione, ed è semplicemente un trasformatore che praticamente da 220 vi porta a 12 volts. Questo va ovviamente nell'alimentazione della presa di corrente, e questo cavo nel vostro diciamo alimentatore. In questo caso io sto usando la Z21 bianca perché fa parte di questo kit, ma potreste aver trovato anche il classico trasformatore, quello nero quadrato che avete visto negli altri miei video, che in questo momento non ho voglia di andarlo a prendere perché si trova nel garage e non ho voglia di farmi tutta sta strada, ma comunque lo avete compreso. Andate a guardare magari qualche mio vecchio video che ho fatto vedere mentre faccio girare il treno, ma magari adesso lo faccio apparire qua sopra. Vedete, questo è l'altro articolo che potete usare per alimentare il multimouse, ma comunque vi consiglio ormai, e lo trovate anche in tutti i kit, il Z21, che è quello che vi dà la possibilità di andare comunque già con una tecnologia molto più avanzata di quello del vecchio trasformatore. Ecco, dietro il Z21 trovate l'attacco DC Power, dove va inserita la nostra spinottina, questa qui, ok? Abbiamo fatto questo primo collegamento, questo andremo ad attaccare alla corrente, ok? E questo viene appoggiato qua. Poi successivamente dovremo attaccare questo cavetto di collegamento X-Bus, che è un classico cavo, quello del telefono, simile a quello del telefono, ok? Con l'attacco plug, e andiamo a innestarlo direttamente nel nostro multimouse qua sotto. Non potete sbagliarvi, sotto c'è l'unico innesto del nostro multimouse, sentite? Clic, è andato dentro. Questo lo appoggiamo qui, e questo andiamo a metterlo all'interno del nostro collegamento. Vedete, qua ce ne sono 2 di collegamenti, come potete vedere abbiamo l'X-Bus, X-Bus, e ovviamente potete usare quello che volete, perché questo è predisposto per un eventuale altro multimouse che volete introdurre. Quindi andiamo ad attaccarlo qui tranquillamente, e il gioco è fatto. Dietro, come potete vedere raga, abbiamo un altro attacco, che è questo qui, partendo da qui, che è l'attacco dei collegamenti sui binari, quindi per portare la tensione sui binari. Poi ci sono altri 2 innesti che sono per eventuali collegamenti di booster, ma questo lo vedremo più avanti, e anche questo qui, come vedremo più avanti, quando dovremo collegarci alla connessione internet, quindi se vogliamo portare il nostro accessorio in rete per fare varie configurazioni e per andare a collegarci con eventuali software, ma di questo ne parleremo più avanti. Ora andiamo semplicemente a innestare quell'altro pezzo di componente necessario per partire a divertirci, che è questo, ok? Questo piccolo pluggettino che va collegato a vite nel filo, molto semplice, lo trovate sempre dentro, va collegato esattamente qui, ok? Messo, ok? Una volta collegato qui, questo filo dove va a finire secondo voi? Va a finire nel binario di alimentazione, che è questo già pronto, perché in questo caso scala N, quello della Flashma, abbiamo il classico prendi corrente innestato, ma potete anche saldarlo e metterlo dove volete. Ora non rimane altro che andare a collegare il nostro trasformatore all'interno appunto di una presa di corrente attiva. Accendiamo
ora abbiamo portato tensione all'interno del nostro sistema. Ok, come potete vedere la nostra centrale o la nostra Z21 si sta illuminando. Qua sotto c'è un piccolo LED vicino dove c'è appunto scritto stop. Questo è lo stop di emergenza, non ve l'ho detto. E a questo punto cosa succede, ragazzi? Succede che abbiamo dato forza e alimentazione al nostro multimouse. Vedete? Il nostro multimouse adesso è acceso e addirittura mi è comparsa già di default la prima BR110, che è la locomotiva che troviamo in questo kit, che è questa bellissima locomotiva che poi vedremo in funzione. E finalmente, già girando questa manopola, noi potremo già muovere direttamente il treno, quindi capite quanto è facile il digitale. Vi trovate già tutto pronto. Ovviamente grazie a dei parametri che andremo a vedere in un prossimo video potremo skippare, muovere, cambiare, scegliere locomotive, configurarle, fare tantissime cose, e lo vedremo in un prossimo video. Adesso una cosa che volevo farvi vedere era appunto l'accensione finalmente del display. Ecco, vedete, ve lo faccio vedere da vicino come si vede bene questo display. Ok, quindi potete regolare anche l'intensità di luminosità del display, ma lo vedremo più avanti, come del resto vedremo più avanti la configurazione di tantissime cose. Quindi ragazzi, nel prossimo video che cosa vedremo? Nel prossimo video andremo a vedere finalmente acceso questo multimouse e capire tutti i tasti, le loro funzioni, per cominciare a capire effettivamente questo oggetto che cosa ci può dare, che cosa possiamo fare con questo oggetto. Spero che questo tipo di rubrica vi sia utile, perché sto facendo veramente nel dettaglio tutto step by step per non farvi perdere nulla. Anzi, se avete da suggerirmi qualcosa, volete sapere qualcosa nello specifico, mettetelo nei commenti qua sotto. Ovviamente ragazzi, se siete arrivati la prima volta in questo canale e sicuramente è passato tanto tempo dalla creazione di questo video, troverete la playlist, come detto prima, di tutti gli avanzamenti di quello che vi sto raccontando. Quindi molto probabilmente troverete anche il video dove faccio vedere come entrare dentro, come del resto trovate anche il video antecedente dove ho spiegato come entrare nel mondo del digitale. Quindi grazie per avermi seguito fin qui. Vi ricordo sempre che esiste la possibilità di abbonarvi a questo canale ed esiste anche la possibilità di supportarmi con i link che trovate qua sotto per ampliare diciamo l'andamento di questo canale. Grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video, andremo a vedere nello specifico quello che accade qua dentro e alla prossima. Ciao!